Il packaging devo dire che fa ben sperare. Oggi è il turno della Shark, quella che mi è piaciuta di più. E guarda caso è anche la più costosa del brand. Apriamo questa scatola e vediamo come gioca questa pala. Ciao ragazzi e bentornati ad una nuova recensione qui sul mio canale. La apriamo subito, eccola qui, lei è la Shark di Quad. Nuova racchetta, nuovo brand, diciamo che si appresta ad entrare, anzi quando sarà uscita questa recensione già ci sarà un sito italiano, ovviamente uno shop italiano che trovate qui in descrizione. E lei è una racchetta che già abbiamo visto nelle mani di qualche pro. Questa Quad è un brand portoghese, è un brand handmade in Portugal ovviamente, che ha delle sue caratteristiche particolari perché forature, scelte di materiali, scelte tecniche veramente particolari a questa volta, c'è da dirlo. Ma tiriamola via fuori dalla scatola, cade via tutto e parliamo di lei, Quad Shark. Abbiamo detto che è quella che mi è piaciuta un po' più di tutte in assoluto. Partiamo appunto col dire che cos'è che ha di particolare questa racchetta. Innanzitutto, l'avete già visto, c'è un gommino sistema antivibrazione proprietario di Quad. Tra l'altro questi gommini si possono comprare anche aftermarket e posizionare nei diversi punti, diciamo, della pala a mo' di shock out, mettiamola così. Però sono pieni, quindi tendenzialmente sono un pochettino più pesanti. Serviranno anche per spostare il bilanciamento di qualche millimetro? Non lo so, magari faremo qualche prova. Caratteristiche tecniche principali, una ragazzi è veramente molto particolare perché questa racchetta ha ben 4 strati di carbonio 3K, quindi una racchetta che ha un carbonio bello massiccio sopra e in gioco si sente sta cosa, diciamo, mi ha galvanizzato, abbinato però ad un EVA soft, quindi non parliamo di una racchetta iper rigida, ma una racchetta che ha un comportamento particolare ed è finalmente qualcosa di fresco, ecco, perché abbiamo visto Starvai con i doppi piani, qualche altro brand anche col doppio piano di carbonio, ma 4 piani di carbonio 3K, raga, è roba tosta, ma non roba tosta perché dura la racchetta, roba tosta perché ha una ratio abbastanza agonistica, ecco, ma non così tanto da essere fastidiosa oppure fastidiosamente tecnica. Andiamo avanti che tra un po' ne parliamo. Peso di 360 grammi, bilanciamento alto, nel suo caso è un 27 cm, forma a goccia, però una goccia particolare, guardate com'è bella protesa, diciamo, verso l'alto questa racchetta, e soprattutto ha il manico più lungo di Quad, è un 13 cm e qualcosa, manico leggermente smilzo, diciamo, nella parte principale e un pochettino più abbondante invece per quanto riguarda il tappo. Mi è piaciuta questa scelta perché, a parte che è un po' tennistica, quindi diciamo mi ha gratificato da questo punto di vista, trovo che sia molto ergonomica, permette molto utilizzo di polso, secondo me. Insomma, per tutte le caratteristiche andate a vedere il sito di Quad, appunto appena presentato, lo shop italiano dove ci sono tutte le caratteristiche. A me questa racchetta qua è piaciuta molto e sappiamo il perché io sono un fashion victim e devo dire la verità, lei gioca veramente molto bene. Lei è quella che mi ha rapito da subito, ma soprattutto mi ha conquistato per questa forma protesa verso l'alto, perché è vero che è una goccia, ma guardate che è bella piccolina, più raccolta verso su, e sta roba qua sapete che a me piace. Poi esteticamente è fighissima, si chiama Shark, vi faccio vedere anche il perché riproduce anche un pochettino la pelle di squalo dal punto di vista del sistema di spin, che è appena marcato, non è molto marcato onestamente, mentre la foratura è molto particolare. Come potete vedere ha diverse grandezze, diciamo, di fori, diverse tipologie di fori anche, perché questi sono fori ovali, ricordano qualcosa, diciamo, della serie Varlion che fu, però sono decisamente più piccoli onestamente. Mentre una roba che mi piace, guardate, è il disegno a botte, diciamo, della racchetta. Mi piace molto questo disegno geometrico qui, anche insieme al cuore, guardate, anche qua le forme, diciamo, sono belle nette, c'è qualcosa che richiama appunto lo squalo al di là, diciamo, di queste linee tese. Mi piace, devo dire la verità, la racchetta si presenta molto bene, al di là del packaging nero che già mi aveva conquistato e così via, la racchetta gioca molto bene e poi c'è un claim pazzesco, non so se riesco a farvelo vedere in fotocamera. Qui dentro no, non riuscite a vederlo, ad ogni modo il claim dell'azienda è Play Like an Animal. Ecco perché i nomi, diciamo, di diversi animali dati alle racchette, Shark, Rhino, Lynx e così via, insomma le conosceremo un po' tutte con il tempo e con le recensioni. Beh, tocca andare a vedere un pochettino come gioca questa racchetta, eh? Ah, fermi tutti, lei costa 400 euro, sono tantissimi soldi e non è scontato, sono racchette che non si scontano. Avete il mio codice ferro qui in descrizione che dà diritto a qualche omaggio. Polemica, non polemica, le racchette costano tanto, costano poco, ciascuno sceglie con il proprio portafogli cosa fare. C'è per chi 400
400 euro sono pochi, c'è per chi sono troppi, per chi sono una follia, per chi sono ben spesi, non sarò io a giudicare, sarete voi a decidere con la vostra tasca, quindi sul prezzo non mi esprimo, perché ormai molte linee di brand anche made in China sono ben sopra i 400 euro e quest'anno vedremo anche qualche sorpresa che aumenteranno i prezzi sopra i 400 euro. Non vorrei dire, almeno qui c'è qualcosa da raccontare di diverso rispetto al solito. E già questo, diciamo, è un buon dato di partenza. Andiamo avanti e portiamola in campo, però ragazzi, prima di farlo sapete cosa fare. Like al video sempre, così mi supportate, iscrivetevi al canale sempre, 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 importantissimo. Ragazzi, corsa verso i 30.000 iscritti al canale, già abbiamo superato i 26.000. Forza, datemi una mano a crescere sempre di più e io vi ripagherò con recensioni sempre più presenti, ma soprattutto con nuovi format, e state vedendo insomma che sto realizzando belle cose anche fisicamente con i demo day, quindi non vi preoccupate. Su racchette da incubo lo sto un attimo ripensando, forse torniamo alla prima stagione, one to one, non lo so, scrivetemi nei commenti e fatemi sapere che cosa ne pensate. Non dimenticate poi Padelness 22, 23 e 24 novembre, la prima fiera del padel e del fitness a Napoli, Mostra d'Oltremare, sempre in descrizione avete il mio codice per acquistare biglietti su azzurroservice.net, non mancate, io ci sarò tutti e 3 i giorni ufficialmente lì. Ultimo avviso, avete il mio abbigliamento Trident, l'abbigliamento che mi vedete indossare quando gioco, quando sono in campo, sempre il mio codice sconto, approfittatene e qui in descrizione se vi piacciono fatevi sotto. Basta, andiamo avanti, parliamo di Quad Shark. L'ho detto qual è il suo bilanciamento, il suo peso effettivo, perché lei è 358 grammi con bilanciamento a 27,1, 27,2, quindi ci siamo, diciamo abbastanza precise come specifiche, costa tanto, almeno quello ce lo aspettiamo. Come gioca questa racchetta? Partiamo col dire che l'impatto è particolare, perché ragazzi 4 piani di carbonio, noi siamo abituati chiaramente a Starbuy che ne mette 2 sempre di 3K, chiaramente conta se la grammatura e così via. La scelta tecnica, ecco, di immettere 4 strati di carbonio è per realizzare un determinato comportamento, e questo comportamento va nella direzione di una pala che impatta come una racchetta più rigida di quel che è in realtà, quindi ha tanto feeling, la pala si sente subito. Però quando invece si va a ricercare magari un po' di aiuto della pala, lei ti sorprende perché ha questo impatto un pochettino duretto, che a me piace sostanzialmente, è proprio duretto, è un medium hard, mettiamola così, corrisponde però a una grande uscita di palla, e questa è una bella novità onestamente, soprattutto per chi come me preferisce un impatto non blando, ecco, ma vuole al contempo sfruttare l'uscita di palla di una racchetta senza doversi sdrumare a tutta in campo. Questo secondo me è un grande dato per lei, per la Quad Shark, che di uscita di palla ne ha, non è di quelle facili, è un'uscita di palla soprattutto a ritmo medio alto, quindi un'uscita di palla per essere aggressivi, mentre dal fondo, diciamo, con lei qualcosina di tennistico, diciamo, andrebbe fatto, perché sostanzialmente è una racchetta che vuole essere attivata, è una racchetta che vuole anche una precisione, diciamo, abbastanza buona sul punto di impatto, perché lei ha un punto dolce medio alto e, diciamo, medio piccolo, non è piccolo, per fortuna non è un punto dolce piccolo, sebbene il suono, ragazzi, sia quello di una racchetta tosta, ma lei non è dura, è una racchetta, come detto, medium plus, ecco, non è una hard, d'altronde dentro ha una Eva Soft che va a dare un aiuto, ecco, dal punto di vista dell'uscita di palla, e rende, diciamo, queste facce comunque un filo più elastiche, un filo più generose di quel che sembrerebbe all'impatto. Bisogna capirla all'inizio perché ti sembra una racchetta più dura di quel che è, almeno così suona, almeno così impatta, e bisogna prenderci le misure. Però devo dire che la sua uscita di palla minimamente gratuita ce l'ha, aiuta il giusto, però nasce comunque per un pubblico esperto secondo me, o quantomeno intermedio pieno a salire, diciamo medio intermedio avanzato, perché va condotta comunque con sostanza, con giustezza tecnica secondo me, soprattutto dal fondo, perché al volo diventa un po' più facile onestamente, un po' più nel suo regno, dal fondo va un attimino addomesticato questo squalo, ecco, devi evitare che ti morda le chiappe e quindi devi fare in modo che sia tu a indirizzare questa racchetta che vada. E soprattutto un'altra roba, è una racchetta che ha un bel bilanciamento tra controllo e potenza, secondo me è più lato potenza, soprattutto lato uscita di palla piena e potenza, quindi bisogna fare attenzione un attimino che qualche volta il suo spazio se lo piglia, qualche volta ti spinge, quando passi da un ritmo blando a un ritmo medio noti che dal ritmo medio inizia a tirare e inizia a tirare di energia, e lì, diciamo, va tenuta un po' il guinzaglio, ecco, difficile mettere un guinzaglio ad uno squalo, però fondamentalmente ce la potremmo fare.
mi è piaciuta dal fondo perché la trovo molto connessa, ha un bellissimo feeling, ha un bello spin, devo dire che questa foratura fa il suo, e sebbene qualcuno abbia fatto notare che qui manchi la foratura diciamo sulla scritta quad, ecco, in realtà non si nota differenza dal punto di vista della resa, ecco, dello spin tra un punto e l'altro. Tuttavia diciamo qui siamo proprio sul punto di impatto, ecco, per quanto riguarda la zona utile, ecco, di sweet spot, ma ripeto, non ho avuto problemi da questo punto di vista. Promossa dal fondo, se c'è sostanza per portarla a spasso, se c'è un braccio tecnico, se c'è voglia di stare appresso ad una racchetta che comunque è una pala tecnica. Andiamo al volo dicendo che qui inizia a divertire veramente tanto perché l'impatto, come detto prima, è molto comunicativo. Secondo me i 4 piani, diciamo 3K, servono a quello, servono a dare soprattutto un impatto immediato e a sfruttare poi questo soft core, ecco, che poi bisogna vedere quanto soft sia. Non è una racchetta soft, l'abbiamo detto, è un po' più di media secondo me dal punto di vista dell'impatto, quindi la palla esce subito. Mi piace per l'uscita di palla al volo, mi piace per lo spin, è molto connessa, mi piace per la sua uscita di palla, per la sua onestà dal punto di vista della, anzi più che onestà, qui il feeling è proprio veramente buono, la palla si sente veramente bene, è coinvolgente dal punto di vista delle prestazioni e dal punto di vista delle sensazioni. Questa è una roba che mi è piaciuta molto perché lei comunque si muove bene, la maneggevolezza di questa racchetta è veramente buona, anche se al volo devo dire maschera un pochettino di peso in testa. Lei il peso in testa ce l'ha, bilanciamento poco più alto di 27 e peso appena sotto i 360, diciamo che quando la muovi la senti più educata di quel che è, invece quando le vai a dare qualche spinta magari su un chancletazo, qualche colpo un pochettino più di istinto, ecco, qualche chiusura al volo magari più tecnicamente sgrammaticata, noti che la testa qualche volta ti resta indietro, segnale che un po' di massa ce l'ha su, e quindi questi 360 sono figli anche di una gestione di masse che comunque va verso la pienezza, però lei comunque è una pala che si muove benissimo, è un discorso di equilibrio, ecco, c'ha la testa che qualche volta va gestita, soprattutto se ti parte il neurone e giochi di istinto. Tecnica, attenzione, e poi soprattutto il punto dolce medio piccolo, devo dire che impattando un attimino più nella zona bassa non parte moltissimo, ma si nota che un po' di effetto on-off, ecco, d'altronde il carbonio è tanto, quindi bisogna farlo funzionare, tra la zona diciamo centrale e la zona medio-alta. Nella zona medio-alta, che devo dire è un medio piccolo, non è nemmeno così castrante, però se ti distrai, essendo comunque una pala compatta, ecco, magari becchi la zona dove la palla parte meno. Non è una racchetta che consiglierei, ecco, a chi è un po' alle prime armi oppure a chi ancora gioca in maniera un po' raffazzonata e ancora non è preciso, ecco, nella gestione di un punto dolce, comunque che pur non essendo piccolo, comunque un punto dolce che richiede un certo approccio tecnico. Me l'aspettavo più difficile, vi dico la verità, perché considerando il posizionamento nella gamma quad top e considerando anche il posizionamento di prezzo che va ad individuare ormai anche diciamo i posizionamenti nelle gamme più o meno, pensavo fosse più difficile, invece ho trovato una racchetta seria che ha anche un lato di aiuto, e questo fatto diciamo lo vediamo soprattutto sulla Vibora, perché sulla Vibora ho trovato tanta uscita di palla, tra ritmo medio e ritmo medio alto questa racchetta brilla, veramente brilla, e questo carbonio fa un ottimo lavoro. L'impatto, come detto, è un po' secco, magari non piacerà a tanti, è comunque una racchetta che va attivata, parte secondo me tra l'effetto, c'è un po' di effetto di off quando sei sul ritmo blando, ma quando passi tra ritmo medio e ritmo medio alto è una racchetta che inizia veramente a camminare tanto e si muove bene, la testa comunque la sua carica, prende spin, si sente molto bene, controlla. Sulla Vibora nulla da dire, mi ha divertito molto, mi ha concesso tanta aggressività con una giusta richiesta tecnica, devo dire non mi ha mai richiesto più di tanto. Certo ha un pregio, con il suo rumore, quando la prendi fuori lei è molto educativa, ti dice qua non devi colpire. Se impari minimamente come gestirla, lei è una racchetta che diventa una fedele compagna. Se invece impatti a capucchione continuamente senza pensare a dove stai andando, cosa che qualcuno di voi ha fatto durante qualche demo day dicendo ah ma io non riesco a spingere, e dico guarda ma un attimo ti faccio vedere io come spinge, e infatti diciamo che la racchetta non ti premia, devi premiare questa racchetta con un poco di tecnica, diversamente lo squalo ti morde le chiappe. La realtà è questa, secondo me per questo l'hanno chiamata Shark. Andiamo sugli smash. Mi aspettavo qualcosa di più dallo smash piatto, devo dire che lì si nota un pochettino che questo nucleo va verso diciamo il soft, un pelino di più me lo sarei aspettato. È un buono smash piatto che prenderà sicuramente almeno un 8 tranquillamente, ma mi sarei aspettato un po' più di botta, ecco, pesante sulla palla, cosa che invece ho trovato un po' meglio nella sorella Rhino. La Rhino permette qualcosina di più da questo punto di vista, poi tra l'altro la Rhino è gommata, quindi un'altra roba, ma ne parleremo nella prossima recensione. Smashing Kick è dove mi è piaciuta sicuramente di più, la trovo veramente ottima
tecnica sullo smash and kick, le do sicuramente un voto molto alto, perché tra ritmo medio-alto e ritmo medio permette rilassatezza, non posso dirlo perché comunque il punto dolce è un medio piccolo e comunque una racchetta compatta verso l'alto, quindi l'impatto nella zona medio-alta, però ha un'uscita di palla quasi automatica, ecco, se trovi il range giusto e se la impari a conoscere diventa appunto una bella alleata, perché comunque morde sulla pallina, Shark, scusate la battuta, continuamente, però l'agguanta per davvero, e quindi tra un'uscita di palla piena e sostanza e spin e così via, raga, cosa dire, è una racchetta che comunque il suo lo fa. E se c'è un colpo impostato tecnicamente, è una racchetta che secondo me aiuta ad essere aggressivo sullo smash and kick con, devo dire, una bella altezza dopo il rimbalzo. Mi ho visto salire bene la palla con una certa facilità, semplicemente con un gesto tecnico. Un pelo più tirato rispetto però a racchette sicuramente più facili, che offrono magari meno prestazione assoluta ma più facilità assoluta. Lei è una racchetta che va verso la prestazione ma mantiene un ambito di minimo di facilità per accogliere un intermedio avanzato, almeno secondo me, o intermedio pieno, magari in crescita, oppure un avanzato che cerca una racchetta che gli restituisca un feeling netto ma che non sia dura per davvero. Ok ragazzi, è tempo di andare a vedere che voti merita questa racchetta, ma prima 30 secondi con me e poi torniamo con i suoi voti. Seat Ibiza FR, bellissima e aggressiva con i suoi dettagli sportivi, motore 1000 TSI da 95 cavalli, specchietti a contrasto, cerchi in lega da 17 pollici con gomme ribassate, sedili sportivi, la bella plancia dominata dal Seat Media System Touch da 8,25 pollici e il bellissimo volante in pelle che riporta il logo FR, luci soffuse a LED e dettagli ad ogni sguardo. Niente male, Seat Ibiza. Vienila a provare da Seat del Priore a Napoli e a Salerno. Ed eccoci qui, vediamo i voti che merita questa Quad Shark. Uscita di palla, le do un 7 meno, nel senso è una racchetta che non ha uscita di palla tanto gratuita, ma poi quando l'attivi tra ritmo medio e medio alto ne ha decisamente tanta. Punto dolce, direi un 6,5, non male, è un medio piccolo, gestibile, ma sempre un medio piccolo. Controllo, secondo me di controllo ne ha, è piuttosto buono, direi un 8. Potenza, anche qui secondo me tra controllo e potenza c'è un livello adeguato, 8,5 per la potenza, un pelo più del controllo. Maneggevolezza, si muove bene ma non è un fuscello, le do un 7. Comfort, è duretta e diretta all'impatto, 7, perché non vibra affatto. Feeling, 9, secondo me la palla si sente veramente bene ed è qualcosa di particolare, ma che la palla la fa sentire subito. Spin, piuttosto buono, anzi molto buono, le do un 8,5 per lo spin. Stabilità, palla stabile, nulla da dire, 8 per la stabilità. Mi aspettavo meno soprattutto da questo bilanciamento e da questo peso, invece la racchetta è abbastanza piena. Gioco dal fondo, non è complicata ma è tecnica, 6,5 per il gioco dal fondo. Uscita di parete, secondo me qui è tanta roba, 8,5 per l'uscita di parete. Colpi al volo, qui mi è piaciuta tanto, tra feeling, controllo, uscita di palla comunque a ritmo medio e medio alto, colpi al volo le do un 9. Smash piatto, le do un 8, non è un martello ma è un bel martelletto. Smash and kick, le do un 9, perché sullo smash and kick mi è piaciuta per come si accelera velocemente, mi piace che lei si muova bene, veramente bene, si sente la testa, si riesce ad accelerare comunque anche in poco spazio e reagisce molto molto bene tra ritmo medio e medio alto con lo spin e con l'uscita di palla. Ebbene, questi sono i voti che merita secondo me questa Quad Shark. Se l'avete provata fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, perché qualcuno di voi già mi ha detto che bello finalmente Quad, io ce l'ho da tot tempo così colà, ma io so che voi siete più fashion victim di me, quindi vi andate a ricercare le stranezze e i brand più particolari in giro. Ad ogni modo, lei è arrivata in Italia, distribuzione italiana c'è, trovate in descrizione il sito ufficiale dove poterli acquistare, non c'è sconto, ma col codice FERRO, tutto maiuscolo, riceverete 2 polsini in omaggio, un omaggio sull'acquisto, una piccola carezza, ecco, dovuta a chi magari spende i 400 euro per questa racchetta qui. Tanto? Poco? Come detto prima, ognuno con la propria tasca fa i propri conti. C'è per chi sono pochi, c'è per chi sono tanti, c'è chi non vuole la racchetta commerciale, c'è chi vuole solo la racchetta commerciale con la firma del campione, a ciascuno la sua. Non giudicate mai chi compra cosa, perché l'importante è che sia contento e che giochi a padel nel migliore dei modi possibili. Ragazzi, prima di scappare però, mi raccomando, un grandissimo like al video, sempre, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Seguitemi su Instagram per tutti gli aggiornamenti sulle attività che sto venendo a fare, tra le quali anche il padelness. Mi raccomando, nei reel tutte le novità di ciò che potrete fare durante i 3 giorni 22, 23 e 24 novembre a Napoli, Mostra d'Oltremare, la prima fiera del padel e del fitness a Napoli. Con lei ho finito. Aia, come morde sto squalo. Vabbè, queste battute stasera ci siamo sprecati proprio. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.